Benvenuti, anime inquiete che vivete di passioni travolgenti e di sguardi che valgono più di 1000 parole. Bentornati nel vostro rifugio d'elezione, l'unico angolo del web dove la cronaca rosa diventa epopea sentimentale. Siete su Gossip alla turca. Oggi, il cielo sopra le nostre teste non è sereno, è carico di nubi elettriche, presagio di una tempesta emotiva che sta per abbattersi su due dei volti più amati della Turchia. Credevamo che il silenzio tra loro fosse definitivo, una cortina di ferro calata su un passato glorioso. E invece, la brace covava sotto la cenere. Elçin Sangu e Bara Arduç sono tornati protagonisti, non per una collaborazione artistica, ma per una guerra di nervi combattuta a colpi di post, canzoni e silenzi assordanti. Se pensavate di aver visto tutto, preparatevi a ricredervi. Ma prima di immergerci in questo dramma shakespeariano dei giorni nostri, vi chiedo un gesto di lealtà verso la nostra famiglia. Iscrivetevi subito al canale, attivate la campanella per non perdervi neanche un aggiornamento e, se volete sostenere il nostro lavoro di inchiesta e accedere a contenuti riservati, cliccate con forza sul tasto Abbonati. Il vostro supporto è la nostra forza. Un like è un abbraccio, un commento è la vostra voce. Siete pronti a decifrare i codici segreti di un amore ferito? Mettetevi comodi, si comincia. Cari amici di Gossip alla turca, ci sono storie d'amore che finiscono con un punto fermo, e altre che continuano a vivere nei margini, nelle virgole, nei puntini di sospensione di una vita che va avanti solo in apparenza. La saga tra Elçin Sangu e Bara Arduç appartiene, senza ombra di dubbio, a questa seconda categoria. Nelle ultime ore, la tensione latente tra i due attori, un tempo inseparabili compagni di viaggio nell'arte e, si mormora, nella vita, è esplosa con una virulenza inaspettata, trasformando i social media in un campo di battaglia emotivo. La miccia è stata accesa da un evento mondano che doveva essere una celebrazione, ma che si è trasformato nell'innesco di una crisi. Bara Arduç, l'eterno rubacuori, è stato avvistato sotto i riflettori di un evento esclusivo. Ma non era solo. Al suo fianco, radiosa e sorridente, c'era la sua nuova partner, una giovane attrice con cui condivide il set del suo prossimo film. Le foto scattate dai paparazzi non mentono, sguardi complici, sussurri all'orecchio, una chimica evidente che urlava al mondo «Siamo qui, e siamo felici». Per i fan, vedere Bar così proiettato nel futuro è stato uno shock. Ma la domanda che tutti si sono posti, nel segreto delle loro chat di gruppo, era una sola: cosa penserà Elçin di tutto questo? La risposta, cari spettatori, non si è fatta attendere. È arrivata più veloce di un fulmine, tagliando l'aria viziata dei pettegolezzi con la precisione di un bisturi. Sul suo account Instagram, Elçin Sangu ha condiviso un'immagine che è diventata virale nel tempo di un battito di ciglia, uno sfondo nero, abissale, su cui spiccava una frase in bianco, candida e letale: alcune persone sostituiscono velocemente perché non hanno mai amato veramente. A corredo di questa sentenza, un emoji che invita al silenzio, quel dito sulle labbra che intima di tacere chi non sa. I commenti sono esplosi come fuochi d'artificio. Questo è un messaggio diretto a Bar, ha scritto un fan, interpretando il pensiero di migliaia di persone. Si vede che sta ancora soffrendo, che la ferita è aperta e sanguina, ha notato un altro osservatore acuto. Ma è possibile che una donna forte e indipendente come Elçin stia provando la più antica e dolorosa delle emozioni, la gelosia? Una fonte molto vicina all'attrice, che ha preferito rimanere nell'anonimato per proteggere la sua amica, ha confidato un retroscena straziante: Elçin non si aspettava che lui voltasse pagina con questa rapidità disarmante. Si sente tradita, non tanto per la nuova relazione, ma per la facilità con cui sembra essere stata cancellata. In fondo al cuore, sperava ancora che un giorno, quando le acque si fossero calmate, avrebbero potuto ritrovarsi, almeno come amici, per onorare ciò che sono stati. Dall'altra parte della barricata, Bara ha cercato di mantenere il suo proverbiale aplomb. Intercettato dai reporter presenti all'evento, che non vedevano l'ora di chiedergli una reazione alla storia di Elçin, ha risposto con una diplomazia che però nascondeva un certo gelo: ognuno è libero di pubblicare ciò che sente. Io sono in una nuova fase della mia vita e mi sento bene. Una risposta da manuale, certo,
ma che non è bastata a spegnere l'incendio. Perché, cari amici, la guerra non si è fermata qui. Poche ore dopo la pubblicazione della storia di Elchin, è arrivata la controffensiva, subdola e visiva. La nuova fidanzata di Bar ha postato una foto di se stessa, apparentemente innocua, ma con un dettaglio che non è sfuggito ai detective del web: indossava una t-shirt con una scritta in inglese ben visibile. I don't live in the past, non vivo nel passato. Se la frase di Elchin era una freccia, questa maglietta è stata una cannonata. La guerra delle parole, combattuta per interposta persona e attraverso schermi luminosi, era ufficialmente iniziata. Un'amica intima di Elchin ha rivelato: lei sa razionalmente che non dovrebbe importarle, che dovrebbe guardare avanti. Ma non può fare a meno di sentirsi come se fosse stata sostituita, scambiata come un oggetto vecchio. Sono stati anni di complicità, di risate condivise, di una connessione che andava ben oltre il copione e la finzione scenica. Le parole passate di Elchin tornano ora a risuonare con una gravità nuova. In vecchie interviste, aveva dichiarato: Bar e io abbiamo vissuto cose molto intense. Gli augurerò sempre il meglio, ma alcune ferite richiedono tempo per guarire. Dichiarazioni che oggi sembrano profezie autoavveranti. D'altro canto, Bar, che aveva sempre evitato di parlare del suo passato con Elchin, in una recente apparizione televisiva si è lasciato sfuggire una frase enigmatica. Alla domanda del conduttore: hai mai amato veramente? Ha risposto con un sorriso malinconico: il vero amore non si dimentica, ma la vita deve andare avanti. La domanda che ci attanaglia ora è: hanno davvero chiuso quel capitolo? Perché, a giudicare dalle reazioni viscerali, i sentimenti sono ancora lì, vivi e pulsanti sotto la pelle. La reazione di Elchin non è stata solo una storia su Instagram, è stato un urlo silenzioso, una confessione velata, un modo per dire al mondo e a lui: fa ancora male. Da quel momento, lo scambio di frecciatine sottili non si è più fermato. I fan hanno iniziato a comparare i post, le frasi criptiche e persino la musica che entrambi scelgono di condividere. Una storia di Elchin con in sottofondo Someone Like You di Adele ha causato un tumulto emotivo, interpretata come l'inno definitivo del rimpianto. Quasi in risposta, Bar ha caricato una foto di un paesaggio brullo con la didascalia: non tutto ciò che fa male è una perdita. I social sono esplosi, la guerra emotiva era in pieno svolgimento. Un giornalista esperto, che segue la coppia dai tempi degli esordi, ha commentato in diretta TV: questa non è più una coincidenza. Si stanno parlando. Stanno usando i loro milioni di follower come messaggeri in un dialogo tra sordi. È un lutto pubblico, mascherato da frasi filosofiche e citazioni colte. Dobbiamo ricordare che la storia tra Elchin e Bar non è mai stata una semplice relazione tra celebrità. Era un fenomeno culturale, una connessione che ha segnato un'intera generazione di spettatori. Una fonte proveniente dal set dove Bar sta lavorando attualmente ha confermato un dettaglio che spezza il cuore. Nonostante l'attore sia impegnato nella sua nuova relazione, continua a controllare le storie di Elchin. I colleghi lo hanno notato. A volte, nelle pause, si siede in silenzio, fissando il telefono con un'espressione indecifrabile che però dice tutto. Nel frattempo, gli amici di Elchin dicono che lei sta cercando con tutte le sue forze di andare avanti. Si sta concentrando su nuovi progetti, su nuove routine, ma la situazione di Bar l'ha colpita più di quanto sia disposta ad ammettere pubblicamente. Lui è stato il suo grande amore, il punto di riferimento, e vederlo ricostruire una vita con qualcun'altra ha scosso le sue fondamenta. Il pubblico è spaccato in due fazioni. Alcuni difendono Elchin a spada tratta, sostenendo che è umano provare dolore e reagire dopo una rottura non completamente elaborata. Altri supportano Bar, affermando che ha il sacro diritto di cercare la felicità altrove. Ma tutti, indistintamente, concordano su una cosa: la loro storia non è finita. Se davvero non le importasse più, perché reagirebbe con questi post? Ha chiesto un fan. E un altro ha risposto saggiamente: perché l'amore non sparisce a comando. Lei lo ha amato veramente, e questo lascia cicatrici che il tempo fatica a cancellare. E come se la tensione non fosse già alle stelle,
Sono emersi rumors insistenti secondo cui le loro strade potrebbero incrociarsi fisicamente molto presto. Si parla di una prestigiosa cerimonia di premiazione prevista per le prossime settimane, a cui entrambi sono invitati. Se confermato, sarebbe la prima volta dopo tantissimo tempo che si vedrebbero faccia a faccia in un evento pubblico dopo la loro rottura. I media stanno già speculando febbrilmente: ci sarà un saluto gelido? Si eviteranno come estranei? O, al contrario, potremmo assistere a un inaspettato, emotivo ricongiungimento? Non ho nulla da nascondere o da cui fuggire, ha dichiarato Elchin quando i paparazzi l'hanno incalzata su questo possibile incontro, mostrando una fierezza ammirevole. Barr, dal canto suo, ha risposto con un laconico: non sono concentrato sul passato, mi godo il presente. Nonostante l'apparente freddezza delle dichiarazioni, gli esperti di linguaggio del corpo hanno notato dettagli rivelatori nelle loro recenti interviste. Quando parla di lui, Elchin tocca costantemente l'anello sulla sua mano destra, un gesto inconscio che denota ansia e bisogno di autorassicurazione. Barr, invece, evita sistematicamente di guardare in camera quando si riferisce a lei, come se volesse proteggere i suoi occhi dal tradire un'emozione, ha spiegato un noto analista comportamentale. La storia è tutt'altro che conclusa, cari amici. Mentre il pubblico continua a leggere tra le righe di ogni parola, di ogni immagine, di ogni gesto, la domanda rimane sospesa nell'aria come una spada di Damocle. Questo è solo un altro capitolo doloroso della loro saga, o è il preludio, violento e necessario, a una nuova fase tra loro? Siamo giunti alla fine di questo racconto intenso, che ci ha portato nelle profondità di un amore che rifiuta di essere dimenticato. La situazione è fluida, le emozioni sono a fior di pelle e noi di Gossip alla turca saremo qui, vigili come sentinelle, per raccontarvi ogni sviluppo, ogni sguardo, ogni verità nascosta. Se questo video vi ha emozionato o fatto riflettere, lasciate un like e condividetelo con chi comprende quanto possa essere complicato l'amore. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. E se volete supportarci ancora di più, il tasto Abbonati vi aspetta per darvi il benvenuto nella nostra famiglia esclusiva. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo al prossimo video, con nuove rivelazioni dal cuore pulsante della Turchia. A presto!